Ed eccoci qui con la seconda parte di questo video. Alla fine sarà diviso in due. Intro. Ciao a tutti, io sono Ryzen del canale Mixtube Ryzen. Siamo qui per dare una lieta conclusione all'ormai passato 2022. Quindi ora andrò a trarre tutte quelle che sono state le sconfitte che il 2022 mi ha donato, il modo in cui sono riuscito in un certo modo a superarle e il modo in cui mi hanno azzoppato, come si suol dire, buttato a terra. Dunque, il 2022 è stato un anno ricchissimo. Per la prima volta ho caricato uno shorts dove ho detto che mi sarei assentato per una settimana. Prima perdita, al minuto 1, mi sono lasciato con la fidanzata, dopo 7 anni di relazione. Shock. Ok, per fortuna si va avanti e si va sempre avanti. Botta numero 2, Michael. Non ve lo spiego perché è fresco, mi fa male, però comunque sostanzialmente ho un iscritto assente e non perché è uno dei classici iscritti di YouTube, ma perché non c'è più. Ho perso 15 kg. Questa non è una cosa negativa, è una cosa buona, però ci sta. Una grande sconfitta, che reputo una sconfitta, è stata un esperimento che non vedrà mai la luce del sole qui sui social, perché alla fine ho chiuso tutto, l'ho buttato nel dimenticatoio, ve ne parlo a titolo informativo, in quanto, come sapete, Mixtube Ryzen è il mio diario personale, quindi fisso questa cosa nel tempo, ma non ve ne parlerò mai in un contenuto. Come voi sapete, io cerco di fare anche divulgazione di informazione per quello che riguarda la crescita sui social. Ho spesso evidenziato un lato etico e un lato non etico, però poi mi sono ritrovato a dire, vabbè dai, tanto capiterà il momento in cui magari un video va un po' più virale, arrivano le persone ignoranti e cromosomicamente svantaggiate a dirti ma come fai a dirlo se non lo fai? Ho detto ok, ci avete ragione, su questa cosa nello specifico, sulle altre no. Quindi ho aperto un canale secondario che ha avuto una vita di 3 mesi. Nel primo mese mi ha già raggiunto 150.000 iscritti. Ora, era il canale meno etico che io avessi mai potuto creare. Tutte le critiche che faccio agli altri le ho inserite in quel canale. E c'è una cosa che io reputo una sconfitta, e cioè in quel canale io avevo i fan come ce li hanno alcuni, se non tutti, big. Cioè persone super positive, persone super allegre, persone inudini, tantissimi vantaggi da big, e cioè quelle persone sostanzialmente mi amavano, anche se alla base io avevo creato un canale che era stato creato sostanzialmente su presupposti totalmente sbagliati, che non mi rappresentavano. Fate conto che in un giorno sono riuscito a settare più di 40 video, 50 video, il che vi fa capire la mediocrità del canale stesso, però erano video realizzati in una maniera più socialmente accettabile e quindi ha avuto successo, come era giusto che sia. All'inizio volevo sfruttare questa cosa per farmi mandare la targhetta con scritto Mixtube Ryzen e poi presentarvi il progetto. Il fallimento più totale dov'è che sta? Non tanto nell'averlo creato quel canale, perché voglio dire, l'utenza di YouTube, molti big, molti creator oggi campano su questo, è un dato di fatto. Quindi non me ne sarei vergognato, avrei condiviso con voi. Di cose che mi sono vergognato, ci avete presente quello che vi ho detto prima? Quando mi sono lasciato,
Io su Mixtube Ryzen vi ho detto, ragazzi, mi assento per 7 giorni. Su quel canale mi è venuta una malsana, malatissima idea di dire agli iscritti così a muzzo, giusto per provare: ragazzi, non vi carico i video perché non vi meritate niente. Ho annullato le programmazioni dei video successivi e me ne sono andato. Ho fatto la merda. 370 euro di donazione con le scuse degli iscritti che mi invitavano a tornare a caricare i video e mi chiedevano scusa se avevano sbagliato qualcosa. A quel punto ho rimborsato i soldi, nonostante fosse un periodo dove non riuscivo a comprarmi lo yogurt della Skir della Lidl. Ho rimborsato 300 sbleuri sbam. Ho preso, ho ringraziato, ho chiuso il canale, l'ho cancellato, non ne voglio più sentir parlare al mondo. Cioè, nel senso, ho toccato la seconda opzione e sono sempre più felice di aver creato la mia persona. Concluso. Poi, raga, se facevate parte di quegli iscritti, ero io. Se non ne facevate parte, quel canale non c'è più. Amen. Ciao, caput. Addio. Quella è stata una grandissima sconfitta perché per la prima volta ho avuto tra le mani tutto quello che ho sempre desiderato da quando ero piccolo. Tutto quanto, cioè letteralmente tutto quanto. Ero un big, con 150.000 iscritti avevo una community che mi faceva sentire effettivamente un big, mi facevano le donazioni, mi sorridevano. È stato un incubo sotto tantissimi aspetti, perché sostanzialmente poi mi sono reso conto che con Mixtube Ryzen, volendo portare determinate cose, probabilmente non otterrò mai quello, ed è stata una mazzata. Però sono una persona etica. E le persone etiche, sono una persona etica che ha avuto la possibilità di deviare la sua strada, quindi ora le conosco entrambe e ancora di più rinnovo il fatto che io non venderò gli iscritti alle aziende. Mai. Progetti sì, iscritti mai. Mai. Un'altra grande sconfitta del 2022, ho capito dopo 3 anni che faccio YouTube quanto questo sia polarizzante per le persone. È come paradossalmente una persona che ti conosce agli inizi e ti vede nel tuo percorso, nel tuo cammino, spesso, per fortuna non sempre, ma spesso, è gelosa dei tuoi progressi, oppure non ascolta, oppure sminuisce ciò che dici, soltanto perché non hai 1 milione di iscritti dietro. Ad oggi posso darvi la conferma che non sono gli iscritti a dare la qualità, non sono gli iscritti a dare la verità, anche perché se il mondo campasse dagli youtuber probabilmente sarebbe finito da moltissimo tempo. Gli scienziati stanno lì, quelli che fanno volontariato, quelli che fanno beneficenza stanno lì. Se il mondo campava sui creator, fatto il primo video dove si finiva dopo sui giornali, il mondo poteva anche concludersi. Hashtag alludo a fatti realmente successi. Quindi alla fine penso di portare un contenuto di qualità. Non sarà bello graficamente, ma sicuramente dietro le mie parole si nasconde un mondo reale, e sono molto felice di riuscire a trasmetterlo, però mi rende molto triste perché mi perdo determinate possibilità e poi arriva sempre la persona da dietro a dirti boom, guarda che, boom, guarda che. È tutta una continua provocazione, tutto quello, e ti fa perdere tempo. E il tempo è la risorsa più preziosa che noi abbiamo, quindi ho perso anche tempo.
Il consiglio più grande che io possa darvi per salutare il 2022 e dare il benvenuto a questo 2023 è quello di tenere in fortissima considerazione il fatto che, come è giusto che sia, come tutti dicono, la vita è fatta di vittorie e di sconfitte, bisogna imparare dalle stesse per andare avanti. Imparate anche dalle vittorie. Il brutto e la limitazione umana più grande è quella di pensare ad una vittoria come un qualcosa di concluso. In realtà non l'ho mai fatto per fortuna e ho sempre imparato, sia dalle cose in cui sono riuscito, sia dalle cose in cui ho fallito, in questo continuo moto di miglioramento, di evoluzione personale che condivido con voi. E fino a quando sarà un'evoluzione personale, io sono convinto di potervi dare qualcosa di più rispetto a quello che si trova in giro. Spero che questi 2/1 contenuti vi siano stati utili. Non tanto o vi abbiano fatto gongolare sulle mie sconfitte o vi abbiano fatto incazzare tantissimo sulle mie vittorie, perché è vero e non lo potete negare. Il bello è che sto da 3 anni su YouTube, ogni singola cosa che vi ho detto è testimoniata ed è registrata dai video. Fine. Ogni evoluzione di cui vi parlo c'è il video. Non ho bisogno di uscire dopo 10 anni a dire che ho esperienza nel settore. Comunque, noi ci rivediamo qui su Mixtube, andate a dare uno sguardo alle altre playlist, andate a vedere quanto erano brutti i miei video all'inizio, ma andate a vedere anche le parole che dico con molta difficoltà iniziando da zero, e su alcuni contenuti vecchi andate a leggere il messaggio.